Ciao, e dopo la panoramica generale su Office 365 che abbiamo fatto nella lezione precedente, adesso entriamo nel vivo degli argomenti con questa prima lezione vera e propria che è dedicata alla costruzione dell'architettura della nostra organizzazione di business o meno all'interno del nostro account Office 365. E come faremo per tutte le altre lezioni, in primo luogo passeremo in rassegna le diapositive di modo che poi quando andremo a fare la lezione interattiva sia di più facile comprensione. Quindi iniziamo innanzitutto dalle diapositive in inglese, l'ambiente di amministrazione, e andiamo a vedere l'architettura della nostra organizzazione, a vedere come si può costruire. Quindi cominciamo dal pannello di amministrazione, da cui l'amministratore o un suo delegato che in qualsiasi momento, a cui in qualsiasi momento può essere revocato il potere di amministratore, da cui può gestire qualsiasi aspetto dell'account Office 365, la costruzione di gruppi, la creazione di utenti, la creazione di membri, di semplici contatti, la creazione di caselle di posta elettronica condivise. E da qui è possibile impostare l'interfaccia di Office 365 nella nostra lingua. Una volta impostata da qui, poi ce la ritroveremo in tutte le applicazioni di Office 365, in qualsiasi applicazione andremo ad aprire. Andiamo a vedere come costruire l'architettura dell'organizzazione, e che è una cosa molto importante da fare prima di ogni altra, anche su carta, prima di andare a costituire i gruppi, i teams in Teams, i piani in Planner, i siti in SharePoint. Io ho ipotizzato due esempi di architettura organizzativa. Un primo esempio in questa azienda fantasiosa che commercializza i prodotti enogastronomici italiani all'estero, dove sono andato in una prima ipotesi a strutturare questi tre membri come appartenenti prima ai gruppi Office 365 che rappresentano a monte le aree geografiche di commercializzazione, gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Brasile, e a valle i prodotti, l'olio di oliva, il vino, i formaggi. E all'interno poi del team in Teams dell'olio di oliva ho ideato tre canali di cui faranno parte coloro che commercializzeranno i prodotti in Texas, in Nevada e nello stato di New York. E poi ho supposto, semplicemente ribaltando il concetto, un'altra struttura organizzativa, dove questi tre utenti faranno parte a monte dei gruppi che riguardano i prodotti e a valle dei teams che riguardano le aree geografiche. Ovviamente ogni organizzazione andrà a costituire la propria struttura sulla base delle proprie esigenze. Vengono subito in mente i settori aziendali, ma non soltanto i settori aziendali, perché oltre a dei gruppi che possono essere costituiti temporaneamente per dei progetti, ci possono essere in azienda degli utenti che interagiscono tra loro anche appartenendo a settori aziendali diversi, e tra i quali quindi può essere opportuno costituire un gruppo Office 365. Poi vedremo come creare un utilizzatore, un utente all'interno dell'account, andando a cliccare su utenti attivi, aggiungi un utente, e poi a inserire questi dati, nome e cognome, il display name e la parte, lo username che precede la chiocciola. Questa parte qui è il dominio, lo inserirà automaticamente Office 365, per poi attraverso la creazione di una password automatica inviare alla sua mail personale l'invito a unirsi all'organizzazione. Questo è l'invito che riceverà il potenziale utilizzatore, il quale, cliccando qui e procedendo al login con queste credenziali provvisorie, username e password, entrerà appunto a far parte dell'organizzazione. Dopo aver inserito i membri, sarà la volta della costituzione dei gruppi con i membri che abbiamo inserito o che inseriremo anche in un momento successivo. Team e gruppi attivi, aggiungi un gruppo, sceglieremo di creare un gruppo Office 365, daremo un nome al nostro gruppo e una descrizione, cosa molto importante, soprattutto se all'interno dell'organizzazione ci sono molti gruppi, perché poi la descrizione ce la ritroveremo e ce la potremo leggere anche successivamente. Poi stabiliremo chi è il proprietario del gruppo, quindi chi avrà più poteri degli altri, per esempio di invitare altri membri ad unirsi al gruppo. Il proprietario potrà essere una sola persona o anche più di una persona, come ho fatto in questo caso,
e poi andremo ad aggiungere i membri al gruppo. L'ultima cosa che rimane da fare è scegliere uno username per la casella di posta elettronica condivisa del gruppo che Office 365 crea automaticamente insieme ad un calendario condiviso. Vediamo rapidamente le diapositive anche nelle altre lingue. Cominciamo dall'italiano. L'ambiente di amministrazione, l'architettura dell'organizzazione, il pannello di amministrazione da cui si può fare tutto e da cui si può andare ad impostare anche l'interfaccia di Office 365 nella propria lingua. Poi abbiamo la progettazione della struttura e dell'architettura del nostro account, con l'esempio 1 con a monte le aree geografiche e a valle i prodotti da commercializzare, e l'esempio 2 con a monte i prodotti da commercializzare e a valle le aree geografiche. Poi andiamo a vedere la creazione degli utenti con i dati essenziali dell'utente, la creazione della password automatica, l'inserimento della sua mail e l'invio dell'invito che riceverà con le credenziali provvisorie per fare il primo login all'organizzazione. E poi la creazione dei gruppi con tutti i passaggi, team e gruppi attivi, aggiungi un gruppo, crea un gruppo Office 365, nome e descrizione, la scelta del proprietario o dei proprietari, l'aggiunta dei membri e la costruzione della casella di posta elettronica condivisa che appunto sarà condivisa insieme ad un calendario condiviso dai membri del gruppo in Outlook. Andiamo a vedere il francese. Ambiente di amministrazione, struttura, il pannello di amministrazione, da qui come detto si può fare tutto, da qui si può impostare la propria lingua per l'interfaccia di tutto Office 365, poi la strutturazione dell'architettura del nostro account con l'esempio 1 e l'esempio 2, poi la creazione degli utenti con l'inserimento di questi pochi dati, la mail personale di chi vogliamo invitare, l'invio dell'invito, riceverà questa mail con le credenziali provvisorie per fare il primo accesso all'organizzazione. E dopo aver creato gli utenti andiamo a creare i gruppi con la creazione di un gruppo Office 365, le informazioni di base, nome e descrizione, la scelta del proprietario o dei proprietari, l'aggiunta dei membri e la creazione della casella di posta elettronica condivisa insieme alla quale si creerà un calendario condiviso dai membri del gruppo in Outlook. Andiamo a vedere il tedesco, quindi la struttura, l'architettura dell'organizzazione, il pannello di amministrazione, dal quale, come ho detto, l'amministratore o un suo delegato può fare tutto. Al delegato l'amministratore può revocare il permesso in qualsiasi momento. Da qui è possibile impostare la lingua dell'interfaccia di Office 365, se la vuoi impostare in tedesco. E poi andiamo a vedere l'architettura dell'organizzazione, cosa importante da fare prima di ogni altra, con l'esempio 1 dove a monte ci sono le aree geografiche nei gruppi Office 365 e a valle nei Teams i prodotti, e l'esempio 2 dove a monte nei gruppi Office 365 ci sono i prodotti e a valle nei Teams le aree geografiche. La creazione degli utenti con l'inserimento di questi pochi dati, l'inserimento della posta elettronica a cui inviare l'invito e a cui il potenziale utilizzatore riceverà questa mail con le credenziali provvisorie per fare il primo accesso all'account Office 365. Dopo aver creato gli utenti andiamo a creare i gruppi, quindi team e gruppi attivi, aggiungi un gruppo, crea un gruppo Office 365, le informazioni di base con il nome e la descrizione, la scelta del proprietario o dei proprietari, l'aggiunta dei membri e la creazione della casella di posta elettronica condivisa insieme al calendario condiviso dal gruppo in Outlook. Andiamo allo spagnolo. L'architettura dell'organizzazione, il pannello di amministrazione da cui l'amministratore può fare tutto, da cui si può scegliere anche di settare la lingua nel quale vogliamo vedere tutta l'interfaccia di Office 365, la struttura, l'architettura dell'organizzazione con l'esempio 1 a monte i gruppi Office 365 delle aree geografiche e a valle
i teams dei prodotti e l'esempio 2 con a monte i gruppi Office 365 dei prodotti e a valle i teams in teams delle aree geografiche. La creazione degli utenti inserendo questi pochi dati e inserendo la mail di invito a cui il potenziale utente riceverà questo invito, e cliccando qui e inserendo queste credenziali provvisorie farà il primo accesso all'account Office 365. Dopo aver creato i membri, la creazione dei gruppi con aggiungi gruppo, scegli di creare un gruppo Office 365, inserisci il nome e la descrizione, scegli il proprietario o i proprietari del gruppo, aggiungi i membri al gruppo e imposta il nome della mail che si creerà automaticamente in Outlook insieme a un calendario condiviso dai membri del gruppo. Andiamo infine a vedere il portoghese, ambiente di amministrazione, quindi la struttura, l'architettura del nostro account, il pannello di amministrazione dal quale si può fare tutto, ripeto, creare ospiti, creare membri, creare semplici contatti, creare gruppi, creare caselle di posta elettronica condivise. E poi andiamo a vedere i due esempi di architettura, l'esempio 1 con a monte i gruppi Office 365 delle aree geografiche, a valle i teams in teams dei prodotti da commercializzare, e l'esempio 2 con a monte i gruppi Office 365 dei prodotti e a valle i team in teams delle aree geografiche. Poi la creazione degli utenti, utenti attivi, aggiungi un utente, si inseriscono il nome, il cognome, il display name, lo username davanti alla chiocciola per creare un indirizzo di posta elettronica per questo utente, con il quale si creerà automaticamente anche un calendario per questo utente. Chiediamo a Office 365 di generare automaticamente una password al momento dell'invio dell'invito, inseriamo la mail a cui vogliamo inviare l'invito e il potenziale utente riceverà questa mail cliccando qui e inserendo queste credenziali provvisorie, lo username e la password, farà il primo account all'interno, farà il primo login all'interno del nostro account Office 365. Poi andiamo alla creazione dei gruppi, quindi gruppi e team attivi, aggiungi un gruppo, scegli di creare un gruppo Office 365, inserisci il nome e la descrizione è una cosa molto importante, soprattutto se all'interno dell'organizzazione ci sono molti gruppi, la scelta del proprietario o dei proprietari, l'aggiunta dei membri al gruppo che è stato creato e poi la creazione della casella di posta elettronica condivisa dal gruppo, insieme alla quale si creerà anche un calendario condiviso sempre da tutti i membri del gruppo. Quindi nella prossima lezione vedremo come concretamente strutturare e fare tutti i passaggi per la creazione dell'architettura, della struttura base del nostro account Office 365 e quindi della nostra organizzazione aziendale o non di business all'interno di Office 365. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!